Leggete un po' qui cosa scriveva il generale Belus nel 2009 in Gazzetta Ufficiale del Dipartimento della Difesa russo? Sito ufficiale, eh? Non c'è dubbio che man mano che le scienze naturali si sviluppano e compaiono scoperte fondamentali, in esse appariranno idee fondamentalmente nuove sulla base delle quali è possibile creare nuovi tipi di armi. Numerose prove dell'apparizione di oggetti volanti non identificati, UFO, mostrano che in questo caso abbiamo a che fare con tali tipi di energia che non possono essere spiegati scientificamente dal punto di vista della scienza moderna. Allo stesso tempo, non è escluso che con l'accelerazione del progresso scientifico e tecnologico l'umanità possa gradualmente padroneggiare questi tipi di energia che, a loro volta, possono essere utilizzati per scopi militari. Questo video è sponsorizzato da Bloodline, Heroes of Litas, un fantastico RPG fantasy con uno stile unico in cui puoi costruire il tuo regno e collezionare campioni per difenderlo nel migliore dei modi. In descrizione trovi il link per scaricarlo dal Play Store o dall'App Store in modo che tu possa farti trovare pronto per il mega evento di Natale che ti regalerà uno starter pack dal valore di 20 euro. Non è finita qui, se tu non fossi ancora soddisfatto puoi scaricare adesso il gioco o utilizzare il mio link o scansionare il mio speciale codice QR per ricevere 3 pozioni stamina, 100.000 punti oro e 100 diamanti. E come se non bastasse otterrai un eroe del nuovissimo clan Lycan a partire dal 22 dicembre. Conquista i territori con i membri della tua gilda e richiedi ricompense per creare i campioni ibridi più unici in assoluto, i famigerati Bloodcraft Legends. Ricorda che tutti questi benefici sono accessibili tramite lo starter pack solo per 30 giorni. Puoi scaricare il gioco gratuitamente e accedere subito a speciali regali dedicati a te. Se non hai ancora provato Bloodline Heroes of Litas, ora è il momento migliore per farlo. Tramite il sistema ibrido potrai personalizzare i tuoi campioni ibridando i nuovi eroi del clan Lycan con tutti gli altri e attraverso il loro sistema di matrimonio potrai creare oltre 800 diversi nuovi ibridi tra due linee di sangue qualsiasi, in modo che ti possa letteralmente annientare contro i tuoi nemici ogni volta che vuoi con eroi originali e creazioni che ti rappresentano. Mi raccomando, partecipa all'evento di Natale, scarica il gioco tramite il mio link o il mio codice QR per ottenere speciali vantaggi. Grafica realistica in 3D, visivamente sbalorditiva, maggiore è l'intimità del tuo compagno, più potente è la tua prole, comandi facili da usare su uno schermo verticale, costruisci il tuo regno e la tua economia e non dimenticarti di partecipare al mega evento di Natale. Utilizza il mio link o scansiona il codice QR per ottenere incredibili vantaggi. Unisciti ora al mondo di Bloodline Heroes of Litas. Prima della corsa allo spazio, ci fu una corsa alle armi, sin dal progetto Manhattan, che si occupò per circa 20 anni della ricerca al fine di sviluppare la bomba atomica. Ci fu una fortissima rivalità fra Stati Uniti e Unione Sovietica per la ricerca di informazioni sensibili che portassero le spie di ambedue le parti a rintracciare i punti chiave della ricerca bellica avversaria per arrivare prima degli altri allo sviluppo di determinate armi di distruzione di massa. Questa rivalità è largamente nota nell'ambito della ricerca correlata allo sviluppo della bomba atomica, ma in pochi sanno che si è protratta negli anni e ha interessato ogni nuova tecnologia messa in campo dagli avversari, dai bombardieri strategici alla tecnologia stealth arrivando ad armi laser e così via. Pensate che grazie a questa rivalità sono nati determinati gradi di segretezza, determinate classificazioni sono nate proprio per tenere le informazioni fuori dalla portata avversaria, così da impedire che potessero arrivare prima di loro a determinate tecnologie dirompenti. Anche se nel corso dei decenni il tema UFO è stato spesso deriso, portato ad essere volutamente deriso dalle agenzie di intelligence che hanno influenzato i media modificando l'opinione pubblica a proprio piacimento, distogliendo così l'attenzione da quello che è sempre stato un tema di rilevanza militare, ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella ricerca di determinate tecnologie.
Potrebbe sembrare assurdo perché ufficialmente siamo arrivati al punto che pubblicamente affermano di studiare questo fenomeno, ammettendo che esiste, ma affermando di non sapere di che cosa si tratta. E invece, cari signori, dal lavoro documentale svolto su questo canale YouTube emerge che hanno un background molto denso di informazioni e in questo video vi metterò davanti agli occhi qualcosa di incredibile. Durante una riunione ministeriale del 30 novembre 2022, il ministro della difesa Sergei Shoigu ha affermato che la Russia ha bisogno di sviluppare e dispiegare armi avanzate di nuova generazione nella sua guerra in corso con l'Ucraina. Ha affermato testualmente che è necessario continuare la modernizzazione e la creazione di sistemi avanzati con il loro successivo utilizzo nel corso dell'operazione militare speciale. Shoigu non ha spiegato a quali nuove armi si riferisse o come potrebbero essere impiegate dalle forze militari russe. Tuttavia, i precedenti commenti dell'ex vice primo ministro responsabile proprio dell'industria bellica russa Yuri Borisov possono offrire alcuni indizi fondamentali sui sistemi avanzati di Shoigu. Yuri Borisov, che, ricordiamolo così, è attualmente il CEO di Roscosmos ed ex vice primo ministro della difesa, così tanto per, ha affermato pubblicamente che le priorità principali saranno in aree come lo sviluppo di armi ad alta precisione, comprese le armi ipersoniche, l'introduzione di sistemi robotici e di armi basate su nuovi principi fisici. Questo è stato riportato sull'Interfax AVN, sul bollettino ufficiale governativo, sito governativo del Ministero della Difesa russo, e l'argomento relativo alle armi basate sui nuovi principi fisici è stato discusso all'interno dello Stato sul programma di armamenti 2024-2033, sul sito ufficiale governativo del Ministero della Difesa russo. E voi vi starete chiedendo che cosa c'entrano gli UFO, no? Per fare audience, direte. Ebbene, io ti consiglio vivamente di seguire questo video fino alla fine. In questo video indagherò questo sviluppo top secret di armi che si basano su nuovi principi fisici e arriverò drasticamente agli UFO. Il concetto di armi basate su nuovi principi fisici non è un concetto nuovo e l'uso del termine risale all'epoca sovietica. A partire dalla metà degli anni 70 il termine è stato utilizzato per descrivere vari concetti militari esotici, come le armi psicofisiche o genetiche. Ma dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, molte informazioni finirono nelle mani degli Stati Uniti, che le classificarono, e le discussioni in merito allo sviluppo di armi basate su nuovi principi fisici scomparvero. Nel 2012 Putin ha pubblicato un articolo sui media statali russi, i media controllati in tutto e per tutto dal governo, affermando che gli obiettivi militari a lungo termine della Russia includevano la creazione di armi basate su nuovi principi fisici e intendeva radiazioni, armi geofisiche, onde, armi genetiche, psicofisiche, eccetera. Quello che state guardando infatti è l'articolo ufficiale che tratta di queste affermazioni, e dal CEO di Roscosmos al segretario della difesa al presidente stesso in vari articoli, comunicazioni ufficiali sui siti governativi e quant'altro compare spesso dal 2012 questa parolina: armi basate su nuovi principi fisici. Ne hanno parlato un po' tutti in Russia, e che si tratti di propaganda o meno per far sentire al sicuro il popolo russo all'interno della gerarchia mondiale, ogni superpotenza sul pianeta ha programmi governativi top secret dediti allo sviluppo di armamenti, e Putin, senza dare troppe informazioni, ha spesso citato una lettera, parte di un documento del 2009 intitolato Armi del XXI secolo, scritta da un generale russo in pensione, esperto di armi nucleari e ricercatore di primo piano presso il Centro Russo per la Sicurezza Internazionale, un certo Vladimir Belus. Il comunicato ufficiale è stato pubblicato sulla rivista ufficiale del governo russo, Affari Internazionali, dove questo generale descrive diversi nuovi tipi di armi del futuro basate su principi fisici del tutto nuovi, scrivendo che nei prossimi decenni sarà possibile aspettarsi l'emergere di nuovi tipi di armi di distruzione di massa, le cui idee scientifiche e tecniche sono già note oggi, e alcune di esse sono già in fase di sviluppo. Leggete un po' qui cosa scriveva il generale Belus nel 2009 in Gazzetta Ufficiale del Dipartimento della Difesa russo, sito ufficiale,
Non c'è dubbio che man mano che le scienze naturali si sviluppano e compaiono scoperte fondamentali, in esse appariranno idee fondamentalmente nuove sulla base delle quali è possibile creare nuovi tipi di armi. Numerose prove dell'apparizione di oggetti volanti non identificati, UFO, mostrano che in questo caso abbiamo a che fare con tali tipi di energia che non possono essere spiegati scientificamente dal punto di vista della scienza moderna. Allo stesso tempo, non è escluso che con l'accelerazione del progresso scientifico e tecnologico l'umanità possa gradualmente padroneggiare questi tipi di energia che, a loro volta, possono essere utilizzati per scopi militari. La maggior parte, se non tutti, gli esempi citati in questo comunicato, in questo studio dal generale Belus, comprese le armi genetiche e psicofisiche, sono stati poi citati a loro volta o da Putin o dal Ministero della Difesa russo negli anni a seguire, come i tipi di armi basati su nuovi principi fisici che mirano a sviluppare, come i goal che volevano raggiungere. E questo anni dopo. Citavo prima articoli del 2012 e il piano sugli armamenti 2024-2033 che è stato pubblicato nel 2021 e con anni e anni di anticipo questa lettera parlò di determinati tipi di armi che vennero citati in seguito. Ma è attendibile? Verifichiamone l'attendibilità al di là della propaganda. Come fare per verificarne l'attendibilità? Ebbene, basta accendere 2 neuroni. In modo allarmante, alcune delle previsioni ultradecennali del generale Belus sulle armi future si sono già dimostrate esatte. Nel paragrafo dove parla di armi geofisiche rivoluzionarie, questo ricordiamolo nel 2009, il generale Belus menziona la possibilità di utilizzare armi termonucleari in acque profonde per creare uno tsunami radioattivo in grado di consumare le regioni costiere del nemico. Questo nel 2009. Ecco, questo è esattamente lo scopo per il quale è stato costruito il mega siluro nucleare nome in codice Poseidon. Ne avete sentito parlare, no? Che, indovinate, Mosca ha rivelato per la prima volta nel 2015, 6 anni dopo la pubblicazione dello studio del generale Belus. Ecco accertata al di là di ogni ragionevole dubbio l'attendibilità delle informazioni. E ora che ne abbiamo verificato l'attendibilità, rimane da chiedersi in modo devastante nel mondo reale, al di là delle speculazioni, a che punto sia la ricerca bellica UFO della Federazione Russa e come abbiano fatto a sperimentare armi basate sui concetti energetici relativi agli UFO senza mai averne avuto uno fra le mani. A quanto pare, al pari degli americani esistono svariati Bob Lazar russi. A quanto pare, carte ufficiali alla mano, comunicazioni ufficiali, studi ufficiali, articoli pubblici alla mano, la Federazione Russa porta avanti un programma bellico atto a sviluppare armi basate su nuovi principi fisici, fra i quali ci sono anche concetti energetici rivoluzionari, chissà, estrapolati da una sorta di retroingegneria aliena. La domanda è questa: hai più prove di me, di quelle che espongo, più evidenze da citare di me per dire che non è vero? Ne dubito. E allora, a questo punto, è più che lecito farsi qualche domanda, è più che lecito pensare sulla base di tutto questo che la Russia abbia programmi attivi che si occupano dello sviluppo di armi basate sui sistemi energetici degli UFO. Nero su bianco si parla di tipi di energia che non possono essere spiegati scientificamente dal punto di vista della scienza moderna. Ed ecco che davanti alle evidenze quelle vere, davanti alle prove schiaccianti, cade il muro dell'ipocrisia. Pensate che questa lettera è stata citata anche da Putin in persona. Con nonchalance, questo generale russo, nero su bianco ricercatore principale presso il Centro per la Sicurezza Internazionale, afferma che numerose prove che dimostrano l'esistenza di oggetti non identificati o UFO dimostrano che c'è di più là fuori di quanto possa attualmente essere spiegato dalla scienza moderna. Non c'è dubbio che man mano che le scienze naturali si sviluppano e compaiono scoperte fondamentali, in esse appariranno idee fondamentalmente nuove sulla base delle quali è possibile creare nuovi tipi di armi. Questo è quanto.
Questo, sia in America che in Russia, è il motivo principale per il quale il fenomeno degli UFO è stato tenuto così nascosto. In Russia, se negli anni 70 parlavi ti arrestavano, o peggio, in America hanno fatto qualcosa di molto più efficace. Hanno postulato tramite determinati studi di facciata come il progetto Blue Book, eccetera, che non c'era niente, e hanno fatto sì, controllando i media, che il fenomeno venisse deriso così che nessuno ficcasse il naso dove non doveva. La verità è che dalla fine degli anni 40, da quando hanno avuto prove certe in ambito militare e di intelligence che qualcosa di prodigioso, di letteralmente prodigioso, volava nei nostri cieli, hanno fatto di tutto e di più per riuscire a farne delle armi. Ma c'è un aspetto di questo comunicato ufficiale russo ancora più nascosto. Ironia della sorte, il generale Belus, un esperto di armi nucleari, è uno dei 57 generali e ammiragli in pensione delle forze armate di tutto il mondo che hanno firmato una dichiarazione nel 1996 che chiedeva l'abolizione delle armi nucleari. Infatti, sulla base di questo, alcuni analisti riferiscono che sembra aver scritto il documento come un avvertimento. Di sicuro non era per incoraggiare a sviluppare queste nuove superarmi. Sfortunatamente, 3 settimane dopo che il presidente Putin ha parlato di alcuni dei temi del documento del 2009, il generale Vladimir Belus è deceduto il 9 marzo 2012 all'età di 85 anni. E mentre, cari signori, ad alcuni sprovveduti disinformati l'idea degli UFO continua ad essere un tabù, è molto difficile, in questo caso per i debunkers, parlare di questo generale come di un ciarlatano. Dovete sapere che il generale Belus prestò servizio per oltre 40 anni nell'artiglieria e nelle forze missilistiche strategiche dell'esercito sovietico, ritirandosi al grado di generale. Durante il suo mandato ha ricoperto molti incarichi di rilievo, tra cui direttore del Centro per gli Studi Internazionali e Strategici, capo del settore della politica militare del Centro per la Ricerca Scientifica del Comitato degli Scienziati per la Sicurezza Globale, capo del Dipartimento Educativo dell'Accademia Militare delle Armi Speciali, professore presso l'Accademia Russa delle Scienze Militari e principale funzionario scientifico dell'Istituto di Economia Mondiale e Relazioni Internazionali dell'Accademia Russa delle Scienze. Dopo il pensionamento, Belus era considerato un grandissimo rinomato esperto russo di armi nucleari e strategiche. Alla fine degli anni 90 ha preparato documenti politici sull'enorme divario tra armi americane e sovietiche per l'allora presidente Boris Yeltsin. E cari amici, se avete dubbi, i documenti del generale Belus sulla politica nucleare strategica russa sono stati anche ripetutamente citati in lavori pubblicati dallo US Army War College e dall'Accademia della Difesa del Regno Unito. E cosa fa? Che cosa fa? Scrive uno studio ufficiale sul sito ufficiale russo dove parla di armi basate su nuovi principi scientifici e, guarda caso, ma guarda te che caso, parla dei sistemi energetici degli UFO, scrivendo con onestà tremenda, veramente che fa rabbrividire, che questi sistemi possono essere utilizzati come armi, senza sotterfugi o giri di parole, tutto cristallino, nero su bianco. Ora, io vi invito a riflettere, ok? Vi invito caldamente a riflettere. Questo è il classico individuo informato in merito agli UFO in era sovietica, un importante ufficiale generale russo che ha ricoperto varie posizioni di alto livello nelle scienze militari strategiche e nello sviluppo di armi avanzate. Non si può fare a meno che riflettere. Questo è il tipo di persona che sarebbe stata subito informata se fossero comparse numerose prove, come le chiama lui, che dimostrano in modo conclusivo che gli UFO rappresentano esempi di principi fisici sconosciuti. Voglio dire, più chiaro di così, si muore. E come fare per capire se questo comunicato si tratta di un articolo creato con lo scopo di fare disinformazione o depistare? Ebbene signori, è un articolo governativo russo esistente solo in lingua russa. E nonostante tutto, ad avvalorare ulteriormente questo comunicato del generale Belus c'è il fatto che negli ultimi anni il tema degli UFO è improvvisamente emerso come legittimo argomento di discussione all'interno della maggior parte degli apparati governativi del mondo. Il Pentagono, la NASA e la comunità dell'intelligence statunitense hanno tutti discusso pubblicamente di UFO e della necessità di indagare a fondo su questi misteriosi incidenti. Persino la Cina ha annunciato l'anno scorso di aver formato la propria task force sui fenomeni aerei non identificati per indagare su un aumento crescente di avvistamenti misteriosi.
Tuttavia, cari amici, determinare come Mosca veda l'argomento a livello nazionale è sempre stato molto difficile. Ebbene, è sempre stato molto difficile perché a differenza degli Stati Uniti che ne hanno parlato tutti ne hanno parlato, addirittura l'ex presidente Obama, al Cremlino non se ne sente mai parlare. Nessuno ha mai fatto parola in ambito governativo e i media russi non discutono affatto l'argomento degli UFO. Ma grazie a determinati documenti del controspionaggio statunitense siamo venuti a sapere di un interesse pazzesco da parte del governo sovietico dagli anni 70 agli anni 90 nei confronti degli UFO e di argomenti paranormali paralleli alle ricerche della CIA in merito al remote viewing e a quant'altro, portando sullo stesso binario delle informazioni storiche, classiche e ormai ben documentate anche questo nuovo comunicato mai visto prima in Italia. Ma facciamo una ricerca nella ricerca della ricerca. Si parla nel comunicato del generale russo di forme energetiche, ok? E quindi di armi energetiche, tali tipi di energia. Bene, benissimo signori, preparatevi ad una ricerca davvero dirompente. L'uomo che state guardando è l'ex direttore per la scienza e la tecnologia dell'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale. Quello che state guardando è il dottor Eric Haseltine e in modo clamoroso, in modo davvero assoluto, anche lui ha scritto di UFO. E direte, come? Un pezzo talmente grosso che scrive di UFO, uno che ha 78 lauree scrive di UFO? Ebbene sì, non solo ha scritto di UFO, ma ha fatto di più. Ha preso in esame le dichiarazioni militari di avvistamento UFO, il materiale in possesso del governo americano e lo ha comparato al plasma formato da laser focalizzato, trovando dei riscontri. Secondo il dottor Eric Haseltine, l'attributo principale degli avvistamenti UFO qual è? È la velocità, l'incredibile accelerazione. E mettendoci di fronte ai principi fisici di base, se hai questa incredibile accelerazione o hai una forza molto grande o una massa molto piccola. Ci si riferisce all'equazione fisica fondamentale secondo cui l'accelerazione è uguale alla forza netta di un oggetto divisa per la massa di quello stesso oggetto e il principio deriva dalla seconda legge del moto di Newton. E dato che alcuni degli avvistamenti di UAP da parte di testimoni militari, nonché da parte dei video pubblicamente rilasciati dalla Marina, descrivono oggetti grandi più o meno come un jet da combattimento, ad esempio, parliamo dell'oggetto a forma di Tic Tac, per esempio, visto dal Nimitz Carrier Strike Group della Marina degli Stati Uniti nel 2004. Se composti di materiali noti, secondo il dottor Haseltine, questi oggetti probabilmente peserebbero all'incirca dalle 15 alle 20 tonnellate. Ok? In poche parole, un oggetto così grande deve, per forza di cose, non si scappa, possedere una massa abbastanza significativa. Nel suo studio, il dottor Haseltine ha citato i fisici della State University di New York che nel 2019 hanno calcolato, pensate, che per muovere oggetti simili alle velocità che hanno ripreso in video e descritto i piloti del caso Nimitz servirebbero 1100 miliardi di watt di energia, più di 100 volte la quantità di watt prodotta quotidianamente negli Stati Uniti. Questo dato lo riporta il dottor Haseltine su Psychology Today mentre scriveva di UFO. E il che ci porta rapidamente nel regno della fisica completamente sconosciuta, scrive. Secondo gli studi del professore, abbiamo a che fare con oggetti di massa molto piccola. Secondo l'ex direttore per la scienza e la tecnologia dell'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale degli Stati Uniti, una spiegazione è che gli UFO essenzialmente non abbiano una massa e quindi nessuna superficie aerodinamica che andrebbe a creare dei boom sonici. Vi ricordate quando emerse pubblicamente il dato dal governo americano, dal congresso, che vennero rilevati UFO che acceleravano senza boom sonico? Ecco, questo perché secondo uno dei maggiori esponenti e referenti scientifici governativi in America, non sono oggetti fisici fabbricati, ma una forma esotica ma nota di materia chiamata plasma ad aria libera. Haseltine, che ha servito come capo del reparto scientifico e tecnologico per l'intera comunità di intelligence degli Stati Uniti, ha affermato che attualmente la tecnologia è in grado di spostare oggetti leggeri o formare plasma in quel modo, plasma che si comporti come gli UFO segnalati, e quindi la capacità degli esseri umani di creare oggetti senza massa non esiste.
né all'interno dell'arsenale degli Stati Uniti, né all'interno di nessun altro arsenale sul pianeta Terra. E questo si va a collegare perfettamente allo studio del generale russo. Numerose prove dell'apparizione di oggetti volanti non identificati, UFO, mostrano che in questo caso abbiamo a che fare con tali tipi di energia che non possono essere spiegati scientificamente dal punto di vista della scienza moderna. Ma allora, mi chiedo io, perché le stazioni meteoriche in Ucraina, per esempio, così come altri sensori avanzati sul pianeta Terra, captano questi oggetti come se fossero oggetti fisici? L'ho scritto anche nel mio nuovo libro, se vuoi approfondire te ne consiglio la lettura. Non è detto che si parli di un solo tipo di fenomeno, ok? Oggetti energetici, magari, che ne so io, provenienti da altre dimensioni, escludono la possibilità di sonde extraterrestri senza pilota dotate di intelligenza artificiale che attraversano, come teorizzato da Einstein nella teoria della relatività generale, degli wormhole per arrivare sulla Terra? Una cosa esclude l'altra? Assolutamente no. Reputo due cose distinte gli avvistamenti della Nimitz e quelli di Ezechiele descritti nella Bibbia, ok? Poi, attenzione, non ho la verità in tasca, figuriamoci, queste sono solo ed esclusivamente deduzioni personali, però, insomma, è un dato di fatto, è un dato consultabile che questi oggetti siano stati triangolati da strumenti costruiti appositamente per captare oggetti solidi, o dalle stazioni meteoriche costruite e programmate per triangolare pezzi di roccia, o dal radar della USS Princeton AN Spy 1, per esempio, costruito per rilevare missili e quant'altro. Quindi o sono in grado di farsi vedere a proprio piacimento creando, eliminando, aumentando o diminuendo la propria massa, cioè robe aliene, o sono due fenomeni distinti, energetici e interplanetari, o quelli captati sono oggetti terrestri di altissima tecnologia ripresa da quella degli UFO originali, o ci sono varie altre spiegazioni. Una cosa è sicura, ci sono degli studi dirompenti che avvalorano sia l'ipotesi extraterrestre che quella parafisica, e in questo momento della mia vita non mi sento di scartare né una né l'altra ipotesi. L'unica cosa che so, e ogni mio studio e ricerca me ne dà la conferma, è che il fenomeno degli UFO è un fenomeno che, letteralmente, sfugge alla nostra comprensione. E per oggi direi che è tutto. Mi raccomando, se sei arrivato a questo punto del video, lascia assolutamente un like a questo devasto. L'unica cosa che ti chiedo di fare, se intendi supportare la ricerca ufologica in Italia, è quella di lasciare un like al video e promuovere così la visibilità della clip nei consigli di YouTube. Mi raccomando, non fare il tacchino al plasma e lascia un like al video. Se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi ringrazio di cuore per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!